Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. No. Nel mentre che incomincio un po' la selezione appunto delle opzioni, come avrete capito da questa domanda, sto provando The Stanley Parable Ultra Deluxe, come è stata chiamata la nuova versione che è uscita adesso per PlayStation 4 e per PlayStation 5. Lo sto appunto provando su Play 5, giusto per avere i caricamenti più veloci, anche se in realtà poi il gioco non dovrebbe essere appunto particolarmente difficile, nel senso è un titolo particolare che ho sempre voluto, non appena visibile direi così, va. Ho sempre voluto giocarci, l'unica cosa purtroppo non all'epoca non c'era per console. È una serata appunto in cui sto cercando di fare un po' di video e completare quelli che avevo già fatto, anche perché appunto giocando ogni tanto faccio ore di gameplay che poi in realtà molto spesso non sono funzionali, quindi o li cancello o ne taglio solo alcuni pezzi. In questo caso farò solo la prima prova perché è un titolo particolare, è appunto un titolo che per molti è stato un capolavoro e che io voglio finalmente provare. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. È inquietante già solo And then one questo. day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ho già il controllo e è particolare, strano, è molto inquietante, alienante, soprattutto anche perché appunto regolandolo con l'orologio vero vedi appunto il passaggio del tempo mentre sei all'interno. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Interazione minima. Per me comunque è completamente una novità, nonostante so che appunto è un titolo molto surreale, con questa appunto
atmosfera alienante. Non è un gioco d'azione, non è un puzzle game come quelli che ci si aspetterebbero, però appunto all'epoca era stato un titolo davvero molto ma molto particolare e mi fa piacere giocarlo adesso. When Forse Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. perché me lo dice la voce narrante, devo seguirla, non devo seguirla, già incomincia così. Noi seguiamola perché sì. Il gioco costa relativamente poco perché una ventina di euro è comunque il giusto per un titolo che so già essere veramente bello e che può dare un bel po' di ore Yet there di was not a single person here either. Feeling a molte, wave of non disbelief, divertimento, Stanley ma decided to go up to qualcosa, his boss's office, hoping he might find an answer there. qualcosa di particolare. Inquietante anche questi. Il gioco, tra l'altro, appunto, per il prezzo che ha è validissimo, tra l'altro dà la possibilità di scaricarlo sia su PlayStation 4 che per PlayStation Stanley stepped into the 5. broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Effettivamente è vero, però è inquietante che te lo Are dica you, la are voce you really still in narrante. the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Il bello appunto della narrazione è un po' come quella di Portal con You do GLaDOS realize there's che no ti dava choice gli or anything in here, ordini. right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Non mi do per Stanley vinto, was fat and deve ugly and essere. really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Inquietante la cosa che dice. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit,
and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed in front of your screen. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. È geniale, cioè già solo per questo davvero merita tantissimo. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Dai, seguiamo la voce narrante. Inquietante, sempre più inquietante. Non posso interagire, non posso vedere il mio riflesso, però artisticamente parlando il gioco è davvero molto molto valido, mi piace un sacco. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Esatto. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. È bello, questi giochi che di solito sono iper complicati, qua invece già mi fa sbagliare. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Inquietevolissimo, sempre di più. Tra l'altro poi in questa Ultra Deluxe sono stati aggiunti nuovi percorsi e enigmi e probabilmente anche qualche finale. Quindi anche chi l'aveva già giocato può trovarsi di fronte a qualcosa di nuovo. Forse non avrei dovuto regolare il buio così buio. Va bene che su Play 5 c'è l'HDR, però Descending deeper insomma, into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long.
Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. E lì c'è scritto escape. Noi seguiamo la voce in questo primo gameplay, voglio seguire la voce. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Bisogna poi anche vedere se, dato che i trofei sono separati per PS4 e PS5, si può avere appunto 2 platini, però se si può spostare il salvataggio, ma non credo, visto che soprattutto lo sto giocando prima per Play 5. Non so quindi se... Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Bello, mi piace, atmosfere molto ai confini della realtà o Black Mirror, paragonandola ai giorni nostri, ci stanno davvero This tanto. mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Fired. Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Considerando che così seguo ciecamente quello che mi dice una voce narrante, è particolare. Mi dicesse anche come. Sì, il buio devo mitigarlo un po'. Vediamo se... No, cancellare il salvataggio no. Da qua no, non me lo fa fare, però posso già cambiare quello. Boh. Come consiglio vi devo dire che è meglio mettere, diciamo, una luminosità migliore, perché così non riesco a vedere le scale. Ne intravedo il profilo, ma andiamo al Power Facility.
un po' più di luce, almeno per me, forse lo renderebbe meno realistico, però è certamente più intrigante. Vediamo qua. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. E siamo di nuovo qua. Quindi una run è andata, ho fatto 2 trofei perché ti dà un trofeo per aver finito il gioco e un trofeo per aver avuto un trofeo. Quindi ora con un po' più di consapevolezza si possono provare appunto le altre varie soluzioni. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Adesso si era sbloccata magari qualche porta. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring.
It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. E ci sono così tante tazze. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. E non è che i quadri siano poi così belli, però... At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Direi che lì mi ammazzo, però ci provo. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Bello. Insomma, il gioco cerca di guidarti, tu per giocare devi anche evitare di farti controllare, su un gioco che parla appunto di All of his controllo co-workers were mentale. gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Diciamo che il bello del gioco è anche cercare di scoprire cosa bisogna fare. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Io invece voglio andare giù. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Oh, no, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see. È questo humor che sicuramente l'aveva reso un gioco davvero molto particolare e ancora adesso lo è. Se volessi andare di qua, no, non me lo fai fare. Graficamente, anche se è stato aggiornato, non è nulla di che perché su Play 5 potevano fare sicuramente meglio, però come gioco in sé è molto ma molto interessante. No, this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Così. Ok. Inquietante e funzionale, perché merita. Insomma, Stanley Parable è così, è un titolo molto particolare che bisogna scoprire senza veri e propri indizi, senza veri e propri bivi narrativi, perché è la scelta del giocatore di dove andare a cambiare effettivamente quello che succede. Quindi è un titolo davvero strano, molto surreale, tra l'altro con la voce narrante veramente spettacolare, e devo ammettere che grazie anche alla localizzazione in italiano che te la fa capire appieno con i sottotitoli, ci si riesce a immergere bene in questo mondo, in questa avventura distopica molto intima, perché alla fin fine è questo: segui quello che ti viene detto o cerchi di fare di testa tua. Ci sono sicuramente tantissimi altri bivi, altissimi
tante scelte ci saranno che io non ho neanche visto per adesso, poi appunto partendo da questi due bivi, appunto andare a sinistra o a destra ci dovrebbero essere parecchie conseguenze. Con la via a sinistra c'erano anche quei pulsanti numerati da premere, però non so appunto che funzione avessero. In quel caso devo dire che aumentare la luminosità devo farlo poi dal sistema principale, perché non riuscivo davvero a vedere niente. Però in sé appunto la grafica funziona, il gameplay funziona, il sonoro funziona, perché la musica è quel tanto inquietante ma non è mai invasiva. La cosa bella è la voce, perché la voce narrante è veramente spettacolare e effettivamente è un titolo diverso dal solito. Poi, come ho detto, visto che c'è anche la versione Play 4, magari lo rigiocherò due volte per fare due trofei di platino uguali, magari dopo un bel po' di tempo. Innanzitutto penso che senza una guida sarà ben difficile anche solo finire, o meglio fare tutti i trofei, perché il gioco l'ho già finito 3 volte, però effettivamente anche a leggere i trofei, che sono quasi tutti in chiaro, non è ben chiaro però cosa bisogna fare. Quindi per questo, almeno per platinarlo senza troppe difficoltà, bisogna per forza seguire una guida. Però già il fatto di esplorare, di trovare cose insolite, è secondo me la cosa più intrigante di questo titolo, perché effettivamente bisogna scoprirle da solo. Insomma, è uno di quei titoli che mi piace perché è sperimentale, è diverso, non è il classico, appunto, come era anche Portal, non è il classico gioco in soggettiva che finisce per essere uno sparatutto, ma è un'avventura ad enigmi, che in realtà non sono poi neanche tanto enigmi perché sono dei bivi narrativi con scelte in tempo reale, quindi effettivamente è insolito. Devo dire che non mi viene in mente nessun altro gioco che utilizza questo, chiamiamolo escamotage. Ci sono alcuni titoli, soprattutto alcuni horror, che ti fanno esplorare magari la casa in soggettiva cercando indizi. Mi sembra Gone Home che ti faceva anche rivivere, diciamo, la scomparsa delle persone di casa, a seconda di come trovavi gli indizi c'erano i diversi finali. Però questa, l'atmosfera è molto diversa, anche perché sì, è surreale, però è anche molto, ma molto umoristico. E questo te lo fa passare anche mm, più facilmente. Non è quei giochi troppo seriosi che poi, visto che in alcuni casi non hanno neanche poi tanto senso, finiscono per lasciare l'amaro in bocca. Il divertimento c'è, la simpatia del personaggio, meglio della voce narrante in realtà c'è, e quindi il tutto è molto scorrevole. Poi adesso proverò ancora qualche tentativo a casaccio e poi devo ammettere che aspetterò una guida per cercare di fare le cose nel miglior modo possibile, perché voglio anche vedere, esplorare tutti le varie possibilità che il gioco offre, che da quello che so sono anche davvero tante, però sono abbastanza nascoste, quindi non ho forse io adesso in questo momento la voglia, la forza di starci davvero dietro. Però è un titolo che merita davvero tanto, infatti sono propenso a rigiocarlo anche una seconda volta su Play 4, giusto per poi più avanti fare anche un secondo trofeo di platino. Nel frattempo quindi io
Ve lo consiglio perché ha un titolo strano, diverso, particolare e se questo comunque non vi ha già intrigato, secondo me, pur essendo molto minimalista, è un titolo che ha una forte componente narrativa, ha un humor davvero intrigante, ha appunto un'atmosfera davvero intrigante, che è una cosa che anche giochi più moderni, giochi recenti, produzioni molto altisonanti o pubblicizzate come la Dark Picture, che doveva essere un'antologia di racconti, tu qua, là, su e giù, alla fin fine non mi aveva detto davvero più di tanto, mentre Stanley Parable è un titolo che mi dice qualcosa e questo già me lo fa valutare davvero bene. Quindi io per adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all.
We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart.